Ciao Lempallinati, ben ritornati sul canale. Questa è l'ennesima puntatona direttamente dal Junior Software Camp per parlarvi delle varie attrezzature che utilizzo e che vi ho proposto nei mesi scorsi sul canale e diciamo un feedback dopo un bel po' di uso, no? Di cosa stiamo parlando oggi? Oggi parliamo del Somo Gear. Vi ricordate, erano usciti questi nuovi pack cinesi ovviamente della Somo Gear che presentavano delle caratteristiche, delle specifiche incredibili, ed effettivamente è stato quello l'Empec 15 e il Ngal, che preferisco personalmente come dimensione, come compattezza e come tipologia, non per le qualità perché sono identiche al PEC 15. Chiaramente parlo del full power con IR laser, illuminatore IR e laser visibile, non quelli con la torcia. Perché? Perché io utilizzo appunto anche i visori notturni, di conseguenza per me è importante avere questo tipo di soluzione. Feedback dopo mesi di utilizzo: batteria durata commovente, dura tranquillamente le vostre 24 ore se fate una 24 ore, le vostre 36 ore se fate una 36 ore, anche perché non credo starete sempre lì accesi a farvi rivelare dall'avversario, mentre da un punto di vista di costanza nei laser e nella regolazione si è rotto, ha avuto dei problemi? No. È lì come l'ho sistemato il primo giorno, allineato come era allineato con l'Holosun il primo giorno, e devo sempre solo regolare l'OPAP. Una volta che ho regolato l'OPAP, ogni volta che lo scarico dopo le giocate, sono a posto e posso andare a giocare senza preoccuparmi di qualunque altra cosa. E quindi sono molto soddisfatto. È un prodotto che ha resistito all'acqua, nonostante quando avessi contattato la Somo Gear e avessi chiesto se aveva qualche certificazione IP di qualche natura, mi avessero negato qualunque tipo di certificazione dicendomi no, non è certificato per l'acqua, non è certificato per niente, non garantiamo certificazioni in quel senso, e quindi l'ho usato perché io le cose le uso, perché devo sapere, no? Se si brucia, si brucia, non lo userò più. Non ha patito per niente piogge anche consistenti che abbiamo avuto in questo mese passato qua al Junior Software Camp, piogge consistenti che hanno bagnato il PEC in tutte le sue maniere e non ha ricevuto nessun tipo di problema. L'unica cosa che ho potuto notare è che ogni tanto, questo potrebbe essere abbastanza una rottura di balle, ogni tanto quando si passa da laser invisibile, IR, a laser visibile di notte ad esempio, per qualche motivo, non lo so, metti il laser visibile e poi rimetti il laser invisibile, a volte la luce di check si accende ma il laser IR non funziona, ma non funziona su qualunque punto voi lo mettiate, dovete ritornare a off e ripartire, e riparte. Quindi a volte il fatto di passare da laser visibile subito a laser invisibile, passando per off senza fermarsi sull'off, senza scaricarlo, è un po' come se doveste riavviare un PC, non lo so. Non mi compaiono i laser IR e l'illuminatore IR. Devo ritornare su zero e per poi riaverli di nuovo. E a parte questo non ci sono state interruzioni, non ci sono stati problemi con il pad, funziona sempre negli stessi punti di pressione in cui doveva lavorare, funziona benissimo, la sensibilità non è aumentata, non è diminuita, ottimo prodotto. I due tappi che coprono l'illuminatore o il laser funzionano molto bene anche contro dei visori notturni, quindi tappano effettivamente, per cui neanch'io e neanche chi ha un visore notturno riesce a percepire il fatto che siano accesi sotto. Questo perché? Perché nelle varie impostazioni voi non potete avere ad esempio il laser a bassa intensità da solo o l'illuminatore a bassa intensità da solo, e allora cosa fate? Togliete semplicemente o mettete il tappo sul laser, visto che è solo e esclusivamente accoppiato quello a bassa luminosità,
e potete decidere di avere o solo l'illuminatore o solo il laser. Perché vi dico questo? Perché a bassa intensità, se avete un buon visore di buona generazione, già a bassa intensità ne avete da vendere, e ad alta intensità nel boschivo e nelle varie zone devo dire che è stato quasi come accendere una torcia a infrarossi. La luce è addirittura troppa, brucia quasi il bersaglio che state inquadrando. Sicuramente è utile per segnalare da distante o cercare di fare un colpo sincronizzato, se fate queste cose qua da nevisilli con altri vostri compagni che hanno i puntatori IR, laser e i visori notturni. Sicuramente il laser ad alta intensità, che potete selezionare da solo, vi dà una spada laser visibile da qualunque angolazione, molto utile appunto per puntare, per indicare bersaglio o quant'altro. Per tutto il resto pollice su, ancora super su, resistenza totale, no graffi, no nulla, come è stato annunciato, e le plastiche e le gomme che tengono i copri diodi per adesso reggono tranquillamente, nonostante io tratti veramente male e senza nessun tipo di attenzione i miei strumenti di gioco. Da Pio 3 Somo Gear per oggi è tutto. Se vi è piaciuta mettete un pollice su o iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e accendete la campanella di tutti gli avvisi per rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno, e ciao là, impallinati!